Oggi sono riuscito a raggiungere il top perché sono riuscito a fare tutta la ricetta con prodotti a chilometro zero. Hai visto, Beatrice, che zucca, eh? Fa tutta estate a bagnare, mi sgridavi, hai visto? E queste sono le piccoline, quelle autunnali, vabbè, sono molto carine. Abbiamo l'ovetto fai da te, chilometro sotto zero, alla Carla, patate che mi ha dato mio cognato che abita qui, formaggio che mi ha dato il mio amico Renato che è stato fatto qui in valle, oggi tutto in casa. Quando lavorate in cucina, soprattutto con queste cose qua, con le zucchine, lavatele prima, perché noi le appoggiamo per lavorare, non sappiamo dove sono state queste zucche, se ci sono camminati sopra i topi, se l'hanno toccate al supermercato con le mani unti, quindi lavatela prima, così l'asse resta sempre pulito, e lavorare ordinati, sempre una bacinella vicino. Voi non la vedete, ma io ho sempre da parte una bacinella e butto dentro le bucce, butto dentro la roba. Quando finisco di lavorare è già tutto pulito. Facciamo delle crocchette di zucca senza utilizzare farina e vediamo anche tutte le alternative per i vegani, i vegetariani, eccetera. Cominciamo pulendo una bella, buona, dolce zucca. Tagliate la zucca a pezzettini piccolini, perché più piccola la fate, prima facciamo dopo, però se volete la potete anche grattugiare. Facciamo tutto in una pentola d'acciaio, perché così sporchiamo una cosa sola. E perché d'acciaio? Perché per questo tipo di cottura ci serve una cosa che si riscaldi in fretta, bene, e quindi asciughi più in fretta possibile, cuoci più in fretta possibile la zucca, quindi l'acciaio è perfetta. Se invece era una zuppa, usavamo il coccio o la ghisa, in questo caso acciaio. Un po' di sale subito, così gli facciamo cacciare subito l'acqua. Pepe, a piacere potete mettere anche la salvia, oppure dello zenzero o della cipolla. Un po' di olio extravergine, poco, non tanto, vedete, scende un filo, io sono qui, ma scende niente. Fornello, fuoco forte, 7-8 minuti. Lasciamo 2 minuti coperto, così fa un po' di vapore e si riscaldano prima. Si sono riscaldate bene, adesso basta coperchio perché devono evaporare, devono asciugarsi un po' e nel frattempo stanno anche rosolando. Guardate, vedete che vuole attaccarsi? Ecco, in questo caso, solo in questo caso, bisogna aggiungergli un goccino di acqua, poca, perché sennò vi tocca asciugarla tutta, poca. Vedete? Immediatamente si è sciolto tutta la zucca caramellata che c'era sul fondo della pentola, è quella che dà il sapore, darà un sapore spettacolare alla nostra zucca. Vedete, comincia a disfarsi, gli do ancora 2 minuti di coperchio e abbasso il fuoco. La nostra zucca stufata sta venendo una meraviglia. Ecco fatto, ci abbiamo messo giusto 6 minuti, abbiamo fatto una specie di papetta. Se volete potete farla anche al forno, 40 minuti tagliate a fette, però così fate prima ed è anche più saporita. Aggiungiamo più o meno la stessa quantità di patate lesse, piccoline, queste le mettete a bollire con la pelle grande come un uovo per circa 40 minuti in acqua fredda e sono pronte, lo potete fare anche il giorno prima. Aggiungo un ovetto fresco, è facoltativo, chi non vuole usarlo può utilizzare un bel cucchiaio abbondante di farina di ceci. Poi ci aggiungiamo anche 2-3 cucchiai generosi di formaggio grana o pecorino o quello che volete, quello che preferite. Chi non vuole usare il formaggio, in alternativa io do sempre il consiglio di utilizzare del sesamo o dei semi di lino tostati e leggermente macinati, perché danno molto sapore. Perché non ho usato frullatore a roba da cucina? Prima di tutto per non sporcarlo, perché a me mi sta qua. E poi perché usando la forchetta ci metto un minuto in più, però lascia tutti i pezzettini di patate, di zucca, che poi dopo nella crocchetta li andiamo a trovare, tutto il sapore, poi ci mettiamo anche il formaggio, altre cosine, e viene la fine del mondo. Una cosa che non bisogna fare è metterci la farina di grano qui dentro per asciugare, perché vedete adesso lo dobbiamo asciugare. Piuttosto usate altre patate oppure del pane grattugiato. Le dosi non ve lo date, circa la stessa quantità di patate e zucche. Darvi un peso è impossibile perché le patate non sono mica tutte uguali, le patate e anche le zucche, quindi bisogna un attimino andare a occhio. E quindi aggiungiamo del pane grattugiato o della farina di ceci solo se serve. In questo caso serve perché vedete com'è morbido, noi dobbiamo aggiustare questa densità con 1-2 cucchiai di pane grattugiato o di farina di ceci, come dicevo. Non usatemi la farina di grano,
che dopo la sentite in bocca. Guarda Beatrice, guarda com'è la densità, vedi? Adesso però aspettiamo un minuto che il pane assorbe bene l'umidità e il nostro composto sarà pronto per fare le crocchette. Inumidire un filtrino o uno stampino o qualsiasi, potete fare anche le polpette a mano, io faccio così perché voglio fare tutte uguali, fate come preferite. Un po' di pane sotto, così non si attacca. Poi fate come quando vi fanno il gelatino al mare d'estate, su abbondante, schiacciare bene sui bordi, vedete? Coltello di prima, diamo una rasata. Guardate i pezzettini di patata, pezzettini di zucca che si vedono, questo è tutto il sapore che rimane dentro, che lo sentite in bocca, non è una papetta. Un po' di pane, così non ci appiccichiamo le mani, e poi col pettino energico, voilà, crocchetta fatta. Oppure potete fare così, ne mettete dentro un po', accomodate bene la parte inferiore lasciando lo spazio, poi prendete il pezzettino di scamorza, di mozzarella, di quello che volete, formaggio che si scioglie, che non faccia acqua, e poi chiudiamo come abbiamo fatto prima. Ripeto, naturalmente questa cosa potete fare anche delle polpette, vi infarinate le mani col pane e fate le polpette, via la parte in eccesso, ancora un po' di pane e la giriamo col pettino energico ed eccola qua. Vi faccio vedere anche come si fa a farlo a mani nude, un po' di pane sulla mano o un po' di farina di ceci, poi ne prendete un po' e gli date una bella rotondata, vedete non si appiccica molto le mani, poi facciamo un pochino in mezzo, ci mettiamo un pezzettino di formaggio, se glielo volete mettere, ancora un pochino di zucca e poi lo fate proprio un quadrato cubico, a polpetta, ad hamburger, fate come volete, io faccio gli così, volete un po' di pane così non mi si appiccica la punta della stangente, io ne farò un po' in padella ma senza olio, o un po' nel forno. Se le fate in padella senza olio deve essere una padella o antiaderente o di ferro, quindi usate o una di queste qua che sono sempre antiaderenti, questa è sia antiaderente che bella pesante, quindi va benissimo, quindi non devo usare l'olio. Se mi usate l'alluminio o l'acciaio dovete metterci un po' di olio, tenete conto che più gliene mettete e più se ne bevono. Oppure in forno 200 gradi già bello caldo, mettete dentro e accendete anche il grill. Adesso non so voi, il mio baraccone il grill lo devo accendere a parte, fate come volete, così cuoce e si rosola allo stesso tempo. Ecco, nel giro di 5-6 minuti a fuoco lento si saranno rosolati, mi raccomando non fatele bruciare, guardate, non sono fragili assolutamente, quindi le girate e le facciamo andare altri 4 minuti anche dall'altra parte. Naturalmente ci vuole un attimino di attenzione. Quelle nel forno non ve l'ho detto, ma circa 10-12 minuti basteranno. Vedete, non si attaccano, non si rompono, bisogna lasciarli lì comunque belli tranquilli qualche minuto, che più stanno lì meglio è. Ecco, adesso ci mettiamo vicino questi qui e poi ci mettiamo vicini quelli fatti nel forno e vediamo la differenza. Quelle al forno. Allora attenzione, non vi fate fregare dalle apparenze, perché il forno sopra le lascia chiare, perché il pane si asciuga e si schiarisce, non ha olio, però se noi le giriamo sotto sono belle rosolate, quindi servite le girate che sono più belle, ecco. Guarda che belle, sembrano quasi identiche, Poi facciamo la prova, morbide sono morbide. Il formaggio qui, eccolo qui, ragazzi, che roba. Vediamo un po' cosa è successo qui dentro, Vediamo un po'. È senza formaggio.